tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere una mattonella, un classico diciamo, il fiore africano. Okay, come potete vedere io l'ho fatta con 'sti colori, voi, la potete fare con tutti i colori che volete, perché si può fare di qualsiasi colore. L'unica cosa importante è che questi 2 giri, okay, dove poi vi farò andare a vedere questo dove c'è le maglie alte e poi quello sopra dove ci sono tutte le maglie alte nell'archetto, devono essere fatti dello stesso colore per avere questo effetto, perché se cambiamo colore, non ha poi questo effetto di petalo, okay, perché fatto così con lo stesso colore dà l'effetto del petalo. Se invece lo andiamo a cambiare, appunto non ci dà più questo effetto. Ci sono tantissimi modi per fare il fiore africano, perché comunque ce ne sono veramente tanti. A me piace questo, è piaciuto molto questo, quindi vi propongo questo. Okay, poi con questa, mattonella, andrò a fare, un rivestimento, di una pochette, okay, quindi adesso in questo video vi faccio vedere solo la mattonella e poi dopo andremo a vedere come unire le altre mattonelle e come rivestire tutta la pochette, okay? Quindi saranno vari video per farvi vedere tutte le lavorazioni. Okay, adesso iniziamo anche solo con appunto questa mattonella. Allora, io i colori appunto sono questi qua, c'ho l'arancione, il grigio e il blu. Okay, ho fatto tutto con l'uncinetto da 3 millimetri, poi ci serviranno le forbici e ago da lana. Okay, cominciamo. Allora inizierò con il filo arancione, quindi andiamo a fare un cerchio magico. Okay, e dentro il cerchio magico iniziamo a fare le 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e dentro il cerchio magico andiamo a fare altre 15 maglie alte, quindi per un totale di 16 maglie alte. Okay, finite le mie 16 maglie alte, andiamo a stringere il cerchio magico, ma non troppo, okay, lasciamolo anche, abbastanza largo, morbido. Poi se dovesse servire lo stringiamo in un secondo momento. Quindi qua possiamo anche andare a chiudere nella terza catenella che avevamo fatto iniziali con una maglia bassissima e stacchiamo anche il colore. Nodino di sicurezza. Okay. Adesso con il secondo colore, in questo caso a me è il grigio, andiamo a metterci tra una maglia e un'altra qualsiasi, okay, potete scegliere qualsiasi, maglia. E qua dentro ci portiamo fuori il filo, facciamo le 3 catenelle iniziali, che quindi valgono come prima, maglia alta, e poi sempre qua dentro andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. Quindi 1 e 2. Okay. Adesso facciamo una catenella e andiamo di nuovo a lavorare, saltiamo 2 maglie e andiamo a metterci di nuovo in mezzo, quindi tra la seconda e la terza, okay, saltiamo la prima, la seconda, tra la seconda e la terza, qua in mezzo, andiamo a infilare l'uncinetto, okay, e di nuovo facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Di nuovo una catenella, portiamoci dietro anche le codine,
come vi avete visto le ho lavorate, così le nascondiamo già. Di nuovo saltiamo 2 maglie, andiamo qua in mezzo e facciamo di nuovo 3 maglie alte. Ok, di nuovo una catenella, di nuovo 2 maglie e facciamo 3 maglie alte. Facciamo così per tutto il giro. Alla fine dobbiamo avere 8 gruppetti di 3 maglie alte. Ok, sono arrivata alla fine del mio giro, faccio la catenella e vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima e stacco anche il filo. Ok, nodino di sicurezza e chiudiamo. Adesso prendiamo il terzo colore, che con questo qua adesso dobbiamo andare a fare praticamente i 2 giri, quelli che vi dicevo prima, per formare il petalo. Ok, adesso andiamo a lavorare qua negli archetti che abbiamo fatto di una catenella. Ok, quindi tra un gruppo e l'altro andremo a lavorare qua in mezzo. Quindi prendiamo il filo, facciamo le 3 catenelle come prima maglia alta, poi facciamo un'altra maglia alta, una catenella e di nuovo sempre qua dentro altre 2 maglie alte. Quindi una e 2. Ok, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Di nuovo andiamo nel prossimo archetto qua che si è formato, che abbiamo fatto, e di nuovo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, sempre tutto nello stesso archetto, ok, di nuovo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Dobbiamo fare così per tutto il giro, quindi in tutti gli archetti che abbiamo formato prima di una catenella andiamo a fare sta sequenza: 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Allora, ho finito il mio giro della sequenza, ok, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, vado a chiudere qua nella terza catenella che avevamo fatto con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andarci a mettere in mezzo qua dove c'è la catenella, in mezzo ai 2 gruppetti di 2 maglie alte. Quindi andiamo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e un'altra maglia bassissima per arrivare all'archetto. Ok, quindi ci spostiamo di 2 maglie bassissime per arrivare all'archetto. Adesso dentro l'archetto facciamo le 3 catenelle che valgono come sempre come prima maglia alta e dentro l'archetto lavoriamo altre 6 maglie alte, quindi per un totale di 7 maglie alte. Fatto le 7 maglie alte. Adesso andiamo dove c'è il prossimo gruppetto qua che avevamo fatto di 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, andiamo a lavorare qua, ok, non andiamo a prendere subito qui dopo le 2 maglie alte che avevamo fatto, andiamo qua dove c'è la V, dove si forma la V delle maglie, ok, e di nuovo andiamo a fare 7 maglie alte. Ok, quindi di nuovo passiamo al prossimo archetto e di nuovo andiamo a fare 7 maglie alte, quindi lo facciamo per tutto il giro. Okay, ho finito
anche questo giro. Quindi vado come sempre nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima, e qui adesso possiamo anche tagliare il filo. Ok, facciamo la chiusura di sicurezza. Ok, adesso andiamo a prendere, allora io adesso qua il contorno praticamente dei petali l'ho fatto di nuovo con l'arancione. Voi potete usare anche un altro colore in più o usare il grigio, cioè dipende, sta a vostro piacimento, ok? A me piaceva l'arancione in modo da dare molto contrasto tra i due colori. Ok, quindi andiamo a metterci in una dei qualsiasi ventaglietti che abbiamo fatto, proprio nella prima maglia alta, ok? Quindi in qualsiasi va bene, andiamo proprio nella prima, ok? E agganciamo il filo con una catenella, poi in ogni maglia alta che ci sono nel ventaglietto, quindi sappiamo che sono 7, andiamo a fare una maglia bassa. Ok, quindi la prima, questa qua l'abbiamo fatta già con la catenella, quindi questa è la seconda, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, arrivate qua adesso dove ci sono sti spazi, praticamente dobbiamo andare a fare una maglia alta un po' allungata, non proprio stretta stretta, perché sennò ci tira tutto il lavoro, quindi la allunghiamo un po' ed entriamo non nel primo spazio che abbiamo, ma nel secondo, qua vicino a quello grigio. Ok, entriamo con l'uncinetto qua, agganciamo e tiriamo un po' e chiudiamo facendo la maglia alta. Ok, ce le facciamo praticamente avvicinare un po' in modo che diamo un po' la forma al petalo, e continuiamo poi con le 7 maglie basse. Qua la prima si andrà un po' a nascondere, ok? Quindi cerchiamo di spostare magari un pochino il lavoro. A me adesso combinazione era qua la chiusura, quindi andiamo sulla catenella, ok, dove avevamo chiuso, e facciamo la prima maglia bassa, poi qua c'è la seconda, 3, lavoriamoci intanto anche la codina, 5, 6 e 7. Ok, quindi di nuovo vedete qua, allargatevi un po' il lavoro se questo è il primo spazio, questo è il secondo, se non riuscite. Quindi andiamo a metterci qui, prendiamo, tiriamo un po' la maglia, ok, e chiudiamo. Quindi vedete qua la maglia alta che si nasconde un po', quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo facciamo la maglia alta prendendo da qui, ce la allunghiamo un po', quindi vedete tiro un po' su sull'uncinetto, ok, e la chiudo. Non tiriamola tanto perché sennò poi dopo, cioè non la allunghiamo tanto perché sennò poi dopo è troppo molle e non ci dà quell'effetto di petalo, e neanche troppo stretta perché sennò poi tira tutto quanto, quindi dobbiamo trovare un po' una via di mezzo, ok? E quindi continuiamo così per tutto il giro. 7 maglie basse sulle 7 maglie alte sottostanti, e dove c'è praticamente lo spazio andiamo a fare una maglia alta allungata. Ho finito tutto il giro con l'arancione e vado a chiudere nella prima maglia bassa che avevamo fatto.
con una maglia bassissima. Ok, e possiamo anche staccare il colore. Adesso con il colore che abbiamo scelto, io in questo caso il grigio, andiamo a metterci in una qualsiasi delle maglie alte che abbiamo fatto, ok? Quindi andiamo proprio a prendere la maglia qui alta, ok? Facciamo 4 catenelle, poi andiamo, lavoriamo sempre la codina, andiamo nella prossima maglia, quella successiva, la maglia bassa, e facciamo una maglia alta, poi di nuovo un'altra maglia alta nella successiva e nella successiva una mezza maglia alta. Poi andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. E come potete vedere siamo di nuovo qui alla maglia alta. Quindi qua alla maglia alta facciamo una mezza maglia alta. Ok? Quindi adesso di nuovo 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Quindi andiamo a lavorare a specchio, quindi faremo una mezza maglia alta, 2 maglie alte, una e 2, e qui adesso ci ritroviamo di nuovo sulla maglia alta che avevamo fatto e andiamo a fare una maglia alta doppia. 1 e 2. Facciamo 3 catenelle, ok? E di nuovo sempre sulla maglia alta qui andiamo a fare un'altra maglia alta doppia. Quindi chiudiamo una volta, chiudiamo 2 e chiudiamo 3. Ok, per quello che qui all'inizio avevo fatto fare le 4 catenelle, perché dobbiamo andare a fare le maglie alte doppie. Quindi di nuovo proseguiamo con una maglia alta, la seconda maglia alta, una mezza maglia alta, 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. Di nuovo qui dove c'è la maglia alta facciamo una mezza maglia alta, ok? Vedete, quindi una volta si fa la mezza maglia alta, in quell'altra dopo facciamo l'angolo praticamente, ok? E poi di nuovo la mezza maglia alta. Quindi continuiamo con le 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi di nuovo facciamo una mezza maglia alta, 2 maglie alte, quindi questa è la prima e qua facciamo la seconda. Siamo di nuovo sulla maglia alta, quindi una doppia maglia alta. 1, 2 e 3. 3 catenelle e di nuovo una doppia maglia alta. Chiudo 1, chiudo 2 e chiudo 3. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, mezza maglia alta, 4 maglie basse, mezza maglia alta, 4 maglie basse, mezza maglia alta, 2 maglie alte,
una doppia maglia alta, 3 catenelle, di nuovo nella stessa maglia, una doppia maglia alta, 2 maglie alte, una mezza maglia alta, 4 maglie basse, una mezza maglia alta, 4 maglie basse, una mezza maglia alta, 2 maglie alte. Ok, e siamo arrivate praticamente qua dove ci sono le 4 catenelle. Quindi qua dove ci sono le 4 catenelle, ok, andiamo a fare una doppia maglia alta e facciamo le 3 catenelle. Chiudiamo nella quarta catenella iniziale. Ok, vedete? Ed abbiamo dato praticamente la forma del quadrato. Adesso continuiamo facendo 3 catenelle e adesso non dobbiamo fare altro che andare a fare una maglia alta per ogni maglia sottostante. Ok, tutto un giro così di maglie alte. Allora, arrivate all'angolo, dentro praticamente qui l'archetto che si è formato, andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo qua dentro 2 maglie alte. E quindi proseguiamo con le maglie alte normalissime. Allora, sono arrivata alla fine del mio giro. Qui nell'ultimo archetto andrò a lavorare le 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, e vado a chiudere nella terza catenella che avevamo fatto inizialmente. Tagliamo pure il filo, ok, ed ecco qua la nostra mattonella con il fiore africano. Ed eccole qua, tutte finite le mie mattonelle per il progetto che appunto ho in mente. Me ne servono 4, quindi dovrò andare a rivestire una pochette, quindi me ne serviranno 4. Quindi se voi anche volete seguire appunto il prossimo video, vi farò vedere appunto come unirle e come rivestire anche la pochette. Ok, quindi questo qua abbiamo fatto il fiore africano, la mattonella con il fiore africano. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!